E bentornati ragazzi, Ivano X da IB Creator Studio London. Oggi, come potete vedere, siamo di nuovo nel campo di prova, nostro campo di prova, per andare a vedere se funziona l'Active Track dei nostri due droni DJI Neo e DJI Avata 2. Come parlavo con il mio collega ieri, abbiamo delle idee veramente, parlo al plurale perché siamo in 3 che seguiamo il canale, quindi essendo in 3 parlo al plurale. Abbiamo avuto queste idee veramente meravigliose che, se funzionano ragazzi, facciamo delle cose meravigliose. Scusate, ho la telecamera che balla un po'. Eccoci qua sistemato. Allora, come stavo dicendo, abbiamo delle idee veramente che vanno fuori dalla norma, quindi andiamo a testare oggi, che purtroppo il tempo non è così tanto clemente come potete vedere, ma è lo stesso il vento. Ogni tanto arrivano delle folate di vento belle forti da 30 km/h, quindi andiamo a vedere se funziona l'Active Track. Cos'è l'Active Track? L'Active Track è semplicemente una funzionalità che hanno inserito nel DJI, in tutti i droni DJI, specialmente negli FPV drone, dove voi andate a selezionare l'oggetto che volete andare a inseguire. Quindi, che può essere una bicicletta, una persona, una macchina, non importa, non importa. Quindi, una volta selezionato sullo schermo o sull'RC controller, con lo schermo ovviamente, il drone, senza fare tanti né mi né ma né mo, prende e segue quell'oggetto. Quindi oggi andiamo a vedere se funziona inseguendo un altro drone, quindi andiamo a testare questo Active Track. Ragazzi, qui Ivano X da IB Creator Studio London comunque, e testiamo questo Active Track. Mi raccomando, seguite il canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati sui video che usciranno, perché ragazzi a breve usciranno veramente video che toglieranno il fiato. Io lo ripeto perché le idee che abbiamo sono veramente folli e senza farci arrestare proveremo a metterle in atto. Quindi andiamo a vedere dove innanzitutto ci possiamo andare a mettere, in una zona abbastanza desolata, che nonostante comunque vedete c'è gente che gira, cammina questa meravigliosa foresta, e proviamo a testare questa meravigliosa funzionalità. Inoltre ci sono altre funzionalità che vanno testate sul DJI Avata 2, il DJI Neo. Quindi oggi, col poco tempo che abbiamo, cerchiamo di riuscire a fare il meglio che possiamo, e a dopo. Stiamo provando le varie funzionalità, vediamo se riusciamo a far decollare entrambi, ma veramente difficile questa cosa, perché lui poverino sta lottando. Benissimo, abbiamo la funzionalità attivata. Dai, segui il drone, sta. Johnny!
Niente ragazzi, ci facciamo un giro. La funzionalità follow è soltanto per, a quanto pare, non riesce a captare il drone, quindi dovremo andare a lavorare un attimino, a vedere un attimino, a studiare altre cose per riuscire a fare questo video. Ed ecco qua, ora lui ci segue. Ora lui ci segue. Noi ci allontaniamo, come vedete lui ci segue e mi riprende dalla telecamera. Io lo sto vedendo direttamente dal telefono quello che sta facendo, quindi sono tranquillo e vedo quello che fa lui, ok? Quindi ragazzi, avete di fronte un drone che ha delle capacità, nonostante le sue dimensioni, pazzesche, pazzesche. Quindi io vi consiglio, ve lo ridò ancora, il consiglio: compratelo, 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 compratelo. Allora ragazzi, ora proviamo un'altra modalità, andiamo a vedere stiamo provando la modalità Circle, vediamo come reagisce. Cioè il drone ora sta completamente girando intorno a noi, anche se abbiamo tantissimo vento, lui prova lo stesso a stare a una distanza giusta e fare il suo lavoro. Andiamo a vedere la modalità droni, cioè quindi lui si dovrebbe ora andare in lontananza, come vedete si allontana da me, distanza media, e poi ritorna verso di me. Quindi il suo lavoro, nonostante c'è un vento pazzesco a 25-30 km, andiamo a vedere cosa fa in spotlight. Quindi sono curioso di vedere quello che sta facendo. Quindi lui comunque mi continua a riprendere, cioè o dovunque io vado lui rimane a quella distanza di 2 metri. Siamo noi che scegliamo la distanza, non è lui. Ovviamente noi dall'app gli diciamo lui quello che deve fare. Ok, quindi se io, come vedete, io mi abbasso, la telecamera continua a inquadrarmi. È meraviglioso. Se io ve lo faccio vedere, infatti ora vedete l'immagine che si sta un po' sballando perché lui poverino sta continuando a cercare di tenere tutto fermo e lavorare come un matto. È un grande, mi piace da morire. DJI e pollice in su ancora ragazzi. Proveremo poi queste funzionalità con il DJI Avata 2. Vediamo ora, non so se sentite le eliche, ma ragazzi è incredibile quello che sta facendo lui poverino. Ve lo faccio vedere da qua. Lui ci continua a seguire nonostante lui sta a quella distanza. Guardate cosa fa adesso il drone. Continua a seguirmi, continua a seguirmi, continua a seguirmi. Ora sto attaccando la telecamera per farvi vedere il drone come reagisce a tutto ciò, e come potete vedere c'è un vento incredibile che lo inclina. Quindi è pazzesco, è pazzesco. La tecnologia dove è arrivata ragazzi è incredibile. Proviamo ad andarlo sto litigando con l'app sto litigando con l'app perché ci sono un po' di interferenze oggi. Si vede che qualcuno sta usando anche lui altre apparecchiature che probabilmente staranno facendo la stessa cosa che faccio io. Ragazzi, tornando a noi, questo drone ha delle capacità fantastiche. Ora l'ho messo in modalità seguimi breve e lui continua a seguirci. Lo vedete, io mi allontano e lui ci continua a seguire. È un drone ragazzi che è meraviglioso. Guardate quanto si inclina il drone. Non so se riuscite a vederlo di lì, ma si sta inclinando in una maniera incredibile. A volte ha delle folate di vento che lo inclinano parecchio. Guardate, guardate, guardate ora, guardate, guardate che lavoro. Nonostante c'è vento fortissimo, lui mi sta inquadrando alla grande e voi riuscite a fare il video. Quindi ragazzi è fantastico. Ora molliamo qua e ci facciamo l'ultimo volo. Ragazzi torneremo un po' in studio e andremo a analizzare tutti questi bei dettagli insieme in scrivania. Ragazzi, a dopo! E rieccoci ragazzi, arrivati di nuovo in studio. Finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo rischiato un acquazzone incredibile. Allora ragazzi, andiamo a vedere in dettaglio quello che abbiamo fatto oggi.
Allora, andiamo a rivedere insieme i vari passaggi. Abbiamo avuto un po' di problemini con l'active track dei due droni, quindi c'è stato qualche problema comunque di settaggio dei due droni per riuscire a fare quello che lo studio vorrebbe fare. Quindi sicuramente andremo a fare poi un altro video, quindi seguite il canale e rivedete poi sicuramente questo video che uscirà a breve. Allora ragazzi, bando alle ciance, ciancio alle mande, andiamo a vedere poi quello che abbiamo fatto col DJ Neo. Insomma, andiamo a sottolineare bene le varie funzionalità, come abbiamo visto nel video che abbiamo appena fatto poche ore fa. Allora, siamo andati a sottolineare che cosa? Le varie funzionalità del DJ Neo. Allora, le varie modalità di volo, che cosa potete farci con questo drone? Tantissime cose, partendo dalle varie funzionalità, ok? Quindi modalità follow, active track, quindi lui decidete voi la distanza che lui vi possa seguire, altezza, livello, distanza. Siete voi che decidete tutto ciò, dall'app ovviamente o dal Google. Quindi è magnifico, è magnifico. Se andiamo a parlare veramente a livello tecnico come è stato concepito questo drone, è fantastico. Modalità follow funziona benissimo sulle persone e vi ripeto, dobbiamo andare a settare bene le sue impostazioni per il tracking. Fatto quello, ragazzi, siete a posto. Fate dei video che sono meravigliosi. Io vi ripeto, ve lo riconsiglio, compratelo, compratelo, compratelo. Compratelo, 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 specialmente se fate il vlogging. Ragazzi, è meraviglioso. Modalità Circle, lui vi gira intorno, cioè lui si mette a una distanza di 2 metri, 2 metri e mezzo, anche voi decidete, anche lì decidete voi a quale distanza lui deve andare e lui vi gira intorno. Quindi fantastica questa funzionalità. Inoltre abbiamo provato poi la modalità Spotlight, sì, l'abbiamo provata la Spotlight, è meravigliosa anche questa. Lui comunque sta in una altezza che vi inquadra in continuazione. Ok, vi inquadra in continuazione. Che voi vi muoviate o non vi muoviate, lui vi inquadra. Spotlight è fantastica, fantastica ragazzi. E oltretutto abbiamo provato la funzionalità droni. Quindi, funzionalità droni cosa consiste? Quando voi andate a inserire questa modalità, il drone si allontana da voi e poi lui ritorna verso di voi. È come se fa un allontanamento, uno zoom che si allontana, uno zoom che rientra. Fantastico! Fantastico! Devo dire la mia. Allora, ci sono quelle piccole pecche ovviamente di questo piccolo drone, ragazzi, perché comunque è un drone da 135-137 grammi, quindi veramente leggerissimo. Ha i suoi limiti, ovviamente, e un altro limite che ha, mi raccomando, ricordatevi che non è waterproof, ok? Cioè non è a prova di acqua, non può prendere acqua, perché se prende acqua si rovina e buttate via il drone. Mi raccomando, ragazzi, tenete cura dei vostri droni, fateci manutenzione, controllate sempre le pale prima di volare, eccetera, eccetera, eccetera. Uguale identico poi comunque l'Avata. L'Avata 2, un drone fantastico, anche lui meraviglioso, e vedrete altri video che usciranno sul canale proprio sull'Avata 2 perché andremo proprio a fondo poi sull'Avata 2 come abbiamo fatto con il DJI Neo. Quindi ragazzi, seguite il canale, Se vi è piaciuto se vi è piaciuto comunque il video, scusate il like, se vi è piaciuto il video, lasciate un like e seguite il subscribe, mettete subscribe e seguite il canale per i nuovi video, attivate la campanella, mi raccomando. Ragazzi, per ora è tutto, noi abbiamo fatto, penso anche in dettaglio, proprio quello che poteva essere il DJI Neo e questa giornata un po' particolare per vedere se la T3 funzionava, ma non è andata bene.
Non tutte le ciambelle vengono col buco, ragazzi, quindi non mollate alla prima, andate sempre avanti, cercate di andare a cambiare impostazione, cercate di realizzare quello che volete, perché avete la possibilità con questi droni. Ragazzi, per ora è tutto, da Ivano Inks, ci vediamo alla prossima. Ciao!